Benvenuto nell'esercitazione in italiano con le storie. Sei pronto a mettere in pratica il tuo italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Un'estate, un orso e un lupo stavano passeggiando nel bosco quando l'orso sentì un uccellino cantare meravigliosamente. Chiese: «Fratello lupo, quale uccello canta così bene?» Il lupo rispose: «Quello è il re degli uccelli e dobbiamo mostrargli rispetto». L'uccello era in realtà un scricciolo. L'orso disse: «In tal caso voglio vedere il suo palazzo reale. Portami lì». Il lupo rispose: «Non è così semplice. Dobbiamo aspettare che arrivi la regina». Presto la regina arrivò con del cibo nel becco e anche il re si unì a lei. Iniziarono a nutrire i loro piccoli. L'orso voleva andare subito, ma il lupo lo fermò per la manica e disse: «No, dobbiamo aspettare che il re e la regina se ne vadano». Osservarono il nido con attenzione e poi si allontanarono. Tuttavia, l'orso non riusciva a resistere alla tentazione di vedere il palazzo. Dopo un po', tornò indietro. Il re e la regina erano appena volati via, così lui sbirciò dentro e vide 5 o 6 piccoli uccelli sdraiati lì. «È questo il palazzo reale?» esclamò l'orso. «Sembra terribile. Voi non siete i figli del re. Siete solo una vergogna». I giovani scriccioli si arrabbiarono molto sentendo questo e urlarono: «No, non lo siamo. I nostri genitori sono buoni uccelli». «Orso, pagherai per questo». L'orso e il lupo si sentirono nervosi e corsero a casa. Ma i giovani scriccioli continuarono a gridare e quando i loro genitori tornarono con il cibo, dissero: «Non mangeremo nemmeno un boccone fino a quando non deciderete se siamo rispettabili o meno. L'orso ci ha offesi». Il re disse: «Non preoccupatevi, sarà punito», e volò verso la caverna dell'orso insieme alla regina. Chiamò: «Vecchio ringhiante, perché hai offeso i miei figli? Pagherai per questo, dichiareremo guerra». Così annunciarono guerra all'orso e chiamarono tutti gli animali a 4 zampe a unirsi alla lotta. Buoi, asini, mucche, cervi e ogni altro animale. Lo scricciolo chiamò tutte le creature volanti, comprese grandi e piccoli uccelli, moscerini, vespe, api e mosche. Quando arrivò il momento per la battaglia, lo scricciolo inviò delle spie per scoprire chi stava guidando il nemico. Il pappatacio, molto intelligente, volò nel bosco dove si era radunato il nemico e si nascose sotto una foglia di un albero dove avrebbero annunciato il leader. Lì l'orso chiamò la volpe e disse: «Volpe, sei l'animale più intelligente, quindi sarai il nostro generale». La volpe accettò ma chiese: «Quale segnale useremo?» Nessuno lo sapeva, così la volpe suggerì: «Ho una lunga coda folta che sembra una piuma di piume rosse. Quando alzerò la coda in alto, significa che stiamo vincendo e dovrete caricare. Se la lascio penzolare, scappate più veloci che potete». Il pappatacio sentì tutto questo e volò indietro dallo scricciolo per riferire tutto. Quando spuntò il giorno e iniziò la battaglia, tutti gli animali a 4 zampe caricarono in avanti, facendo un tale rumore che la terra tremava. Lo scricciolo e il suo esercito riempirono l'aria di ronzio e battito d'ali che spaventò tutti. Entrambi i lati si muovevano l'uno verso l'altro. Ma lo scricciolo inviò una vespa con l'ordine di nascondersi sotto la coda della volpe e pungerla forte. Quando la volpe sentì la prima puntura, saltò e alzò una zampa per il dolore, ma mantenne comunque la coda alta. Dopo la seconda puntura dovette abbassarla per un momento. Alla terza puntura non ce la fece più. Urlò e ritrasse la coda tra le gambe.
Quando gli altri animali videro questo, pensarono di aver perso e iniziarono a correre verso casa, mentre gli uccelli festeggiavano la loro vittoria. Il re e la regina volarono indietro dai loro piccoli e dissero: «Bambini, siate felici. Mangiate e bevete quanto volete. Abbiamo vinto la battaglia». Ma i giovani scriccioli risposero: «Non mangeremo fino a quando l'orso non verrà al nostro nido e chiederà perdono, dicendo che siamo bambini onorevoli». Così lo scricciolo volò verso la caverna dell'orso e gridò: «Ringhiante, devi venire al nido dei miei bambini e scusarti, o spezzeremo ogni osso del tuo corpo». Spaventato, l'orso si avvicinò al nido e chiese perdono. Alla fine, i giovani scriccioli furono soddisfatti e si sedettero insieme per mangiare e bere, trascorrendo un bel momento fino a tarda notte. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.